Ciao e benvenuti sul canale di Classe Italiana. Sono Diana e oggi vediamo insieme un verbo molto speciale, il verbo andare. Questo verbo ha tanti usi con differenti significati. Cominciamo dall'uso più frequente, che è connesso con il primo significato del verbo. Uso numero 1. Oggi vado a casa di Marta. In questa frase il verbo andare ha solo un significato di movimento. Sicuramente lo conoscete già e sapete che il suo primo significato indica la destinazione, la direzione del movimento. Quindi il verbo andare ha bisogno di una informazione che lo completi. A casa di Marta, per esempio, o al cinema o in pizzeria, eccetera, eccetera. Perciò il verbo non si usa da solo. Passiamo ad altri usi e significati che sono frequenti e comuni nella lingua parlata di tutti i giorni, ma che sono differenti dal movimento. Uso numero 2. Come va? Probabilmente conoscete già anche questo uso. In questa frase il verbo andare non ha significato di movimento. Questa frase ha un significato simile a come stai? Si usa sempre quando non vogliamo fare la domanda direttamente alla persona. Come stai, infatti, è diretto alla persona, è un tu. Quando preferiamo fare una domanda più in generale sulla vita della persona, diciamo come va? Uso numero 3. Ti va un gelato? Anche questo è un uso frequente nella lingua parlata. Anche in questa frase il verbo andare non ha un significato di movimento. Questa frase ha un significato simile a hai voglia di un gelato? Vuoi un gelato? Usiamo questa espressione quando vogliamo fare una proposta a qualcuno, come per esempio mangiare un gelato. Se usiamo un soggetto plurale, il verbo andare cambia. Per esempio, se non parliamo di gelato, ma parliamo di biscotti, la frase è differente. Ti vanno i biscotti? Questo significa hai voglia di biscotti? Vuoi i biscotti? E ovviamente la risposta può essere molto corta, monosillabica, sì o no. Ma se completiamo la risposta con il verbo andare, dobbiamo fare attenzione per decidere quale persona usare, la terza persona singolare o la terza persona plurale. Per esempio, alle domande ti va un gelato, ti vanno i biscotti? Posso rispondere no, il gelato non mi va, ma i biscotti mi vanno. Con questo uso del verbo, simile al verbo volere o avere voglia, è possibile anche un'altra struttura. Ti va di andare al cinema? In questo caso vogliamo introdurre un'azione, non un gelato o i biscotti, ma andare al cinema. Quando abbiamo un'azione è necessario usare un verbo all'infinito per l'azione, ma con la preposizione davanti, quindi ti va di più infinito. Con questo uso del verbo combiniamo il verbo andare con un pronome indiretto. Ti va o ti va di significa a te va o a te va di. Ti vanno significa a te vanno. Vi ricordate i pronomi indiretti? Sono questi: mi per a me, ti per a te, gli per a lui, le per a lei, ci per a noi, vi per a voi e gli per a loro. Vediamo un altro uso che ha molte caratteristiche strutturali simili a questo, ma anche alcune differenze importanti. Uso numero 4. Come ti va la camicia nuova? Qui il significato è come senti la camicia nuova? È la misura giusta? È grande? È piccola? Ovviamente è possibile avere un soggetto plurale e in questo caso la frase è differente. Come ti vanno le scarpe nuove? Qui il significato è come senti le scarpe nuove ai tuoi piedi? Come prima, anche in questo caso è necessario accordare il verbo andare con il soggetto, la camicia o le scarpe, quindi terza persona singolare o terza persona plurale. E, come prima,
Anche in questo caso abbiamo un pronome indiretto, mi, ti, gli, le, eccetera. Ma differentemente da prima, la risposta non può essere sì o no, perché la domanda inizia con l'avverbio come. La risposta può essere un avverbio, per esempio bene, male, così così, o un aggettivo. Così, per esempio, alla domanda come va la camicia a tua figlia, posso rispondere le va bene. Alla domanda come vanno le scarpe a tua figlia, posso rispondere le vanno piccole. Uso numero 5. Ciao, io vado. Qui il verbo ha un significato simile all'uso numero 1, perché riprende l'idea di movimento. Ma questa situazione è molto particolare, infatti normalmente il verbo andare indica la destinazione, la direzione del movimento, come nel nostro primo esempio, oggi vado a casa di Marta. Come abbiamo detto prima, il verbo andare non si usa da solo, ma bisogna completarlo con il luogo di destinazione. Invece nella frase ciao, io vado, arriva un'informazione differente. Non c'è il movimento verso un luogo, ma c'è il movimento da un luogo. Quindi significa io lascio il luogo dove sono, io esco dal luogo dove sono. È sinonimo di andarsene, che però è più completo perché ha una struttura con doppio pronome e il secondo pronome, ne, completa il significato del luogo. Bene, abbiamo finito. Adesso tocca a voi rispondere a questa domanda nei commenti. Come va lo studio della lingua italiana? Volete provare un'esperienza di studio su misura per voi? Provate una lezione gratuita con un insegnante di classe italiana. Cliccate sul link in descrizione e scegliete il giorno e l'orario che preferite. E mettetevi alla prova con un'attività che ho pensato per voi. Cliccate sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e fate l'attività andare o non andare? Grazie per aver studiato con me. Vi aspetto sul nostro sito per fare l'attività e per prenotare la vostra lezione gratuita e nei commenti per rispondere alla domanda. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.